Volevo farvi vedere cosa ho acquistato da Risparmio Casa, DM, e poi vi faccio vedere anche una cosina che ho ordinato su Temu. Da Risparmio Casa ho preso questo detergente intimo della Dermogella, con questo qua è piccolino, l'ho preso perché dobbiamo andare via al mare, quindi ho preso sia quello che l'acqua micellare della Garnier piccoli, così sono comodi da portare nel beauty. Da portare via sempre il balsamo della Garnier ultra dolce con gli oli meravigliosi di argano e cameglia e lo shampoo ultra dolce con latte di cocco. Il dolce a schiuma della Beyoncé, questo mi piace molto il profumo, e la protezione solare per il corpo 50 della Garnier, quella con la vitamina C, anche questo mi trovo molto bene. Un burro cacao della Leo Crema all'argan, e poi ho trovato nella confezione di plastica, ottima da portare via così non spacco nulla, perché di solito lo prendo nelle confezioni di vetro, l'olio di mandorle dolci. Questo è 100% di origine naturale, mai provato, spero di trovarmi bene. Mentre per casa ho preso poi questi assorbi umidità da armadio, ne ho presi 2, e invece da DM ho preso il mascara di Essence marrone e lo stick protezione solare della Beauty of Joseon 50, protezione 50. Mi trovo molto bene, non unge, anzi lascia la pelle asciutta, cioè però idratata, comunque protetta, e lo utilizzo soprattutto quando esco per riapplicare insomma la crema solare. Utilizzo questo invece che la crema, lo stick, e lo metto dappertutto, collo, orecchie, viso. Mi trovo veramente bene, è un po' caruccio perché comunque costa 18 euro, però lo uso solo quando sono fuori casa. E da Temu ho preso questi contenitori per i panini, visto che andiamo via e noi facciamo sempre i panini per il viaggio. Sono molto capienti, uno rosa e uno verde acqua, e devo dire molto carini anche, e così i panini non si distruggono, che solitamente li mettiamo nella carta ma si distruggono, invece questi qua dentro rimangono belli protetti. Stiamo cominciando i lavori nell'orto e nel giardino, e abbiamo deciso che parte dell'orto verrà tolta e faremo un giardino, quindi adesso è tutto disordinato, c'è erba, toglieremo questa aiuola, questa, dimezzeremo quella lì, chiuderemo con la staccionata, faremo un cancelletto, e qua togliamo il telo, riposizioniamo un po' la terra perché è tutta un po' messa non benissimo. Queste piante le sposto di là, e abbiamo preso anche dell'erba sintetica perché abbiamo deciso che qua fare l'erba non è fattibile, e visto che c'è il telo, per tenere del telo di plastica che fa disordine, non è esteticamente bello, abbiamo preso dell'erba sintetica, e quindi faremo un riquadro dove poi speriamo di riuscire a goderci un po' il giardino. E questa qua è molto bella, e ho visto questo giardinetto da una mia amica che ha fatto anche lei una parte di giardino così perché non poteva fare l'erba, ed è molto bello. E visto che dalla parte davanti casa dove abbiamo l'erba non lo sfruttiamo perché Sammy va a fare praticamente sempre i suoi bisogni, e quindi abbiamo deciso di farci un'area a giardino un po' carina. Adesso cominciamo a lavorare un po'. Vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto online perché non avevamo più niente in casa. Questa spesa l'ho fatta seguendo i programmi alimentari di Medicina in Cucina nel programma alimentare antinfiammatorio estivo, quindi quello che vedrete più o meno è quello che c'era nel programma. Adesso vi faccio vedere bene. Del cioccolato fondente, questo è al 72%, ma
volevo prenderlo all'85, non l'ho trovato. Della farina di ceci, lo zenzero, il pak choi, le zucchine e le ciliegie, banane, mele biologiche, le carote, delle patate dolci, dello yogurt bianco senza zuccheri, dei mirtilli e qua abbiamo del primo sale. Poi ci sono dei pomodorini, delle patate biologiche, delle cipolle, dei limoni bio, le uova biologiche e del prezzemolo. Il prezzemolo ho preso questo perché io non riesco a tenerlo nell'orto, non sono capace. Poi ci sono gli spaghetti, il tofu, le pere, lo yogurt greco, le pesche, dei cetrioli, l'anguria e il melone, dei peperoni, la feta. Qua c'è l'affettato vegetale, che questo è fuori dal programma ma l'ho preso per Stefano che lo porta al lavoro, e il mopur, non so se vi ho fatto vedere, sì, il tofu l'ho già fatto vedere. Poi ho preso della pasta di grano saraceno e dell'acqua che ho già ritirato e una confezione di fagiolini surgelati. Questa era la spesa. Allora, ho tolto tutti i blocchini che dovevo togliere. Ho fatto un lavoro? Anche qua ho pulito un po' d'erbacce e adesso Stefano sta mettendo giù l'elettricità per il robottino che taglierà poi l'erba da quella parte di là, così almeno ci risparmiamo un lavoro. No, almeno non ci massacrano con le zanzare. Più che altro per quello, perché quando tagliavamo l'erba era un massacro. E adesso devo studiarmi un attimo la forma per delineare il bordo qua, per separare appunto la ghiaia dall'erba. Abbiamo preso questa specie di bordatura che va poi picchettata sul terreno, in modo che almeno dividiamo l'erba dalla camminata, e poi aggiungeremo magari delle piantine, vediamo, perché ci vogliono un po' di soldini per fare sto lavoretto e ci vuole molto lavoro, quindi cominciamo piano piano. Adesso mettiamo giù questa bordatura e poi vediamo di sistemare anche un po' la terra e il telo. Stamattina me la prendo con comodo, preparo la granola. Sono a casa, quindi mi sono alzata più tardi. Avevo già fatto vedere comunque questo video. Granola semplice, presa dai programmi alimentari di medicina in cucina. Quindi ci sono 2 cucchiai di grano saraceno, 2 di avena, 1 di semi di girasole, un pochino di miele e l'olio che unge la padella per poi cuocere il tutto. L'accompagno poi con lo yogurt bianco senza zuccheri e della frutta. E oggi faccio anche il tè matcha. Aggiungo un cucchiaino di miele. È arrivata l'ora di pranzo, ho già cotto il grano saraceno e ora preparo le carote con la cipolla e faccio 2 uova in camicia e questo sarà il mio pranzo.
Metto un pochino d'acqua e olio e faccio soffriggere la cipolla. Dovrei mettere il cipollotto ma non ce l'ho. Allora metto la cipolla, la faccio cuocere un pochino e poi aggiungo le carote. Un goccino d'acqua e lascio cuocere finché non si ammorbidiscono un po' le carote. Aggiungo anche delle mandorle tritate e infine le 2 uova in camicia che ho preparato prima. Un po' di sale, un po' di basilico fresco. Il pranzo è pronto. Stamattina, mentre facevo colazione, ho messo a fare il riso con la cuoci riso. È un riso integrale. E adesso lo metto via, lo metto in frigo così poi stasera devo solo fare il condimento. Adesso è un po' colloso. Stasera questo riso lo accompagno con i mirtilli, quindi faccio riso e mirtilli. È sempre uno dei programmi, una ricetta dei programmi alimentari di Medicina in Cucina. E poi preparo della verdura a parte. Adesso lo sgrano un po'. Siamo già all'ora di cena. Prima di mangiare il riso con i mirtilli ho preparato 2 insalate con barbabietola e l'insalata misticanza, quindi un misto di insalata. E la barbabietola è quella che trovate al supermercato già cotta. Aggiungo solo olio, aceto e sale. Mangiamo prima l'insalata e poi preparo il risotto con i mirtilli. Stefano è arrivato dal lavoro, però è passato da Obi e lo fai da te, ho comprato la roba e quando sono uscito dal parcheggio una signora con sua figlia mi fa: mi saluti Semolino? E allora io subito ho detto: ma allora ci conosce? Sono una fan di Aurora, mi saluti anche lei? E nella fretta di venire a casa mi sono dimenticato di chiedergli chi era, così almeno la salutavamo come si deve. No, veramente ha detto fan di Semolino. Sì, fan di Semolino. Semolino è famoso. Sì, è più Semolino il fenomeno. Comunque, se ci dice poi sotto un video, a meno che non segue Aurora su Instagram e non segue sul canale, se ci scrive sotto un video o sotto questo video chi era, così almeno la salutiamo come si deve. Grazie comunque dell'affetto, e anche Semolino adesso lo prendo così almeno la saluta. Allora Semolino saluta perché c'è una tua fan che mi ha detto di salutarti, va bene? Sei famosa Semolino, sì. Bravo Semolino. Sì, bacini. È agitato perché deve giocare a Gigi. Bravo. Adesso andiamo a giocare. Ciao ancora. È arrivato il momento del risotto. Un pochino d'olio, un goccio d'acqua. Ho già tagliato la cipolla che vado a soffriggere. La lascio ammorbidire, poi metto 200 g di mirtilli che ho già lavato. Metto i mirtilli, lascio cuocere per 2 minuti e poi li schiaccio un po' con la forchetta e aggiungo il riso.
Sono passati 2 minuti. Eccolo qua, il risotto pronto. Cioè il colore è troppo bello, ma è comunque anche molto buono e fa benissimo. Grazie e vi aspetto nel prossimo video su Ginger Life. Un bacione, ciao a tutti!